Ciao ragazzi, come state? Io sono Carmen, sono una hostess di volo con base a Breslavia e oggi vi presenterò che cosa si nasconde dietro alle bellissime uniformi e i sorrisi smanianti delle hostess. Rimanete con me. Molte volte ti senti dire: Ma che figata il tuo lavoro, è bellissimo, come fai a non essere felice? Sì, assolutamente, io sono felice del mio lavoro, mi piace, è per questo che all'età di quasi 40 anni ho fatto tutto il possibile per entrarci, quindi in questo momento sono al secondo anno di lavoro. E per quello che riguarda delle stranezze che possono succedere nei cieli, diciamo così, o anche sulla terra, quando imbarchiamo o disimbarchiamo dei passeggeri, voi non vi potete mai immaginare. Capisco anche il nervosismo della gente, perché una volta che tu parti da casa, magari diciamo il taxi è in ritardo e tu non puoi fare almeno di innervosirti, quindi arrivi in aeroporto, trovi una lunghissima coda davanti al check-in e poi finalmente imbarchi, ma una volta che ti trovi in questo aereo che praticamente è un tubo di ferro in cui devi essere costretto a stare vicini vicini con altra gente, magari sudata, magari non proprio fresca, quindi cominci già a nervosirti e lo capiamo benissimo, quindi noi siamo anche per quello degli assistenti di volo che pensano proprio al benessere dei passeggeri, nel senso che dobbiamo un po' far sì che le persone che sono un po' più ansiose noi veniamo e cerchiamo di rassicurarle, le persone che hanno bisogno di aiuto, per esempio con i bagagli, cerchiamo di aiutarli, poi ci sono quelli che un po' si lamentano perché noi non lo facciamo spesso, però ovviamente pensate anche alle nostre schiene. Ovviamente noi dobbiamo indossare spessissimo i tacchi, dunque quello che possiamo fare lo facciamo, altrimenti no. Ma partiamo con la prima stranezza che vi farò vedere in questo momento. Complessivamente una delle cose che ci danno fastidio di più di tutte, diciamo così fastidio, però fa parte del nostro lavoro, quindi non dimenticate, siamo lì per quello, è il fatto che appena si arriva nell'aereo si trova sempre qualcuno, qualche passeggero che vuole andare assolutamente in quel momento in bagno. Ragazzi, c'è molto tempo per andare in bagno nell'aeroporto, quindi lo so, lo capiamo per quello che riguarda persone che hanno effettivamente dei problemi, però ovviamente devi anche aspettare un pochettino, quindi l'imbarco di solito dura tra 30 e 20 minuti, quindi puoi aspettare per andare in bagno, anche perché per poter far entrare una persona nel bagno nel momento in cui imbarchiamo ci deve essere un procedimento, nel senso che prendiamo l'interphone e chiamiamo il nostro responsabile di cabina o anche il capitano, perché è strettamente proibito. Qualche volta possiamo anche lasciar perdere e chiamare qualcuno, quindi facciamo entrare, però questa è una cosa un po' annoying. Se sei d'accordo con me, per favore schiaccia il mi piace su questo video. Continuiamo a parlare di questo posto magnifico che si chiama la toilette, perché è una cosa che proprio ci dà un po', un po' fastidio, il fatto che tantissime persone quando vanno in questo posto che si potrebbe dire che è uno privato, quindi siamo noi con noi stessi, di solito non chiudono la porta, quindi è un po' imbarazzante sia per loro che per noi che per gli altri passeggeri, dunque tantissime volte siamo un po' costretti a chiudere le porte per loro, quindi non si capisce un po' perché non ci si blocca lì dentro, e poi quando qualcuno entra e non esce più, anche quello è un problema. Poi con questa situazione, dunque con il distanziamento sociale, comunque chi vorrebbe andare in bagno, per esempio, dovrà chiamare il call bell, che è quel bottone blu che si trova esattamente sotto le capelliere,
e diciamo che qualcuno anche abusa di lui, di questo bottone. Nel senso che se tutti suonassero tutti assieme, il punto è che per noi potrebbe essere anche un segnale di emergenza, quindi per 3 volte se sentite questo suono del campanello, per noi significa essere in una situazione, affrontare una situazione di emergenza medica, dunque non abusate di esso. Quindi per quello che riguarda il cellulare e tutti gli altri device, diciamo così, devono essere spenti perché se no le onde elettromagnetiche che emanano potranno venire in contatto con le comunicazioni radio dalla torre di controllo, quindi non va bene, perché non è che se tu non spegni il cellulare, quindi individuale, se non spegni il cellulare e vai a fare il decollo, non succede che poi l'aereo va giù e quindi si schianta. Semplicemente se tutti non facciamo questa cosa potrebbe essere un problema. Altra cosa un po' imbarazzante per noi e anche per i clienti o per i passeggeri è il fatto che dobbiamo indossare tutti la mascherina. Pensate, noi lo indossiamo per 12 ore di seguito, quindi non è una cosa facilissima. E voi d'altronde come passeggeri, anche io come passeggero, se dovessi iniziare a fare un viaggio anche per 2 ore o un'ora o per 3 ore, comunque la devi tenere la mascherina. Semplicemente abbiamo trovato in tantissimi voli dei passeggeri che hanno mangiato semplicemente per 2 o 3 ore e non volevano indossare questa benedetta mascherina. Comunque in questi giorni bisogna farlo fin quando non arriverà un trattamento per questa malattia. Dunque facciamo sì che un po' siamo carini con le hostess, perché noi facciamo il nostro dovere per far sì che voi arriviate sicuri alla vostra destinazione. A proposito di essere carini con il personale di volo, pensate un po' che sono da anni che le flight attendant, quindi gli assistenti di volo, sono pagati nel momento in cui chiudono la porta dell'aereo fin quando aprono queste porte. Dunque sono pagati effettivamente soltanto per il tempo trascorso in aereo. Dunque per quello che riguarda il tempo trascorso nella crew room, quindi nella stanza in cui noi facciamo il briefing, quindi facciamo la riunione, e dopo che abbiamo effettuato il volo, quindi tutti questi documenti che dobbiamo completarli, quindi richiede tempo, noi non siamo pagati. Quindi per quello che riguarda il disimbarco e l'imbarco, quindi non abbiamo chiuso le porte, noi facciamo un lavoro non pagato, però lo sappiamo, lo abbiamo sempre saputo anche da buon inizio della storia dell'aviazione. Non cambierà molto presto, quindi dovrete essere un po' più carini per il lavoro che svolgiamo. E ragazzi, fatemi sapere nei vostri commenti quali sono le stranezze che avete incontrato nei vostri viaggi. E diciamo che per il sabato prossimo io pubblicherò un altro video, e se avete dei suggerimenti o degli argomenti che io posso trattare o delle domande per quello che riguarda il mio lavoro e come mi trovo io con quello che sto facendo, lasciate comunque un commento. Se hai trovato questo video utile e se vuoi altre informazioni per il futuro, comunque iscriviti al mio canale e metti un mi piace a questo video. Comunque ci vediamo sabato prossimo. Ciao ragazzi!